Ciao a tutti, io sono Wendy e vi do il benvenuto in questo video speciale, dove ci prepareremo insieme per un Natale splendente. Oggi sono pronta a lasciare andare via oggetti che non utilizzo più o che sono stati troppo a lungo nella mia casa. È il momento perfetto per liberarmi del superfluo e creare uno spazio accogliente e armonioso, pronto ad accogliere le festività. Spero che questo lavoro mi porti a godere di un Natale senza stress. Comincerò dalla cucina, perché penso sia il posto dove faccio meno fatica a lasciare andare degli oggetti e a fare questa selezione. Ti consiglio di cercare elettrodomestici o utensili da cucina non funzionanti. Ti invito a controllarli. Se ci sono articoli che non funzionano più o che non utilizzi, è il momento di liberarli. Puoi anche considerare di riciclare quelli che non possono essere riparati. Includi anche in questa ricerca bicchieri danneggiati, completi di tazzine spaiate e anche i canovacci macchiati o usati troppo. Io, nel mio caso, darò via quelli che non utilizziamo. Occupano solo spazio che posso utilizzare per oggetti di cui abbiamo veramente bisogno. Toglierò anche dei libretti di istruzioni di articoli che abbiamo in casa ormai obsoleti, che sappiamo utilizzare e di cui le garanzie sono scadute. Facendo questo lavoro non solo avrai una cucina più ordinata e funzionale, ma potrai anche riscoprire utensili e accessori che magari hai dimenticato di avere. Una volta completata questa selezione, sarà più facile capire quali nuovi oggetti potrebbero realmente servirti e quali invece sono superflui. Alcune cose le regalerò, mentre quelle che non servono più, ovviamente, andranno direttamente nella spazzatura. Mi sono assicurata di controllare che tutto fosse in ordine e pulito, dalle posate agli utensili che usiamo con frequenza. Vi consiglio di controllare anche le spezie. Molte volte le lasciamo andare a male e non so se a voi succeda lo stesso. Immagino che molte case abbiano la loro scorta di prodotti di pulizia. Alcuni ne usano pochi perché utilizzano dei multisuperfici. Altri ne hanno un po' di più perché magari sono allergici a determinati prodotti o perché piacciono diversi odori. Io ne ho tutti questi. Li ho portati qui sopra per avere una visione migliore su come organizzare la mia pulizia. Mi piace avere tutto a portata di mano e scegliere il prodotto giusto per ogni superficie. A volte uso i multisuperfici, ma altre volte preferisco quelli specifici per ogni stanza. Così riesco a mantenere la casa fresca e profumata. Se fai questa revisione ogni tanto, anche le pulizie veloci che si fanno in questi periodi festivi diventano più semplici e piacevoli. Quando ho tutto in ordine, riesco a trovare rapidamente ciò che mi serve e a pulire senza stress.
Ho riorganizzato un po', separato i prodotti e messi davanti quelli da finire prima, per avere tutto sotto controllo. C'erano delle bottigliette che avevo utilizzato dello stesso prodotto e ne ho fatte di loro una sola. Ho riempito anche detersivo e ammorbidente in bagno. Avete una libreria o un posto specifico per i libri? Questa pulizia l'ho rimandata troppo a lungo. Ho qui dei libri, alcuni molto importanti, altri più vecchi, e anche dei libri per bambini che ormai mia figlia non legge più. Farò una selezione di alcuni libri che vorrei donare per queste feste, e altri li regaleremo ai cuginetti piccoli della famiglia. Avranno una seconda vita e spero che porteranno gioia a qualcun altro. A parte i libri, vi consiglio a chi ce li ha di fare la stessa cosa con giocattoli e vestiti per bambini. Più tardi li separerò per categorie e farò dei piccoli pacchetti, così da fare dei pensieri carini per i piccoli della famiglia. Includo anche gli amici. Farò anche un po' di decluttering al portariviste. Qui ci sono dei vecchi volantini, riviste con delle ricette natalizie che non ho mai fatte e anche dei cataloghi che sinceramente per ora non ci servono. Questi saranno da riciclare insieme ai libretti di istruzioni. Quando si parla di vestiti, mi rendo conto che molti di noi, compreso me, abbiamo nell'armadio dei capi invernali che non indossiamo mai. Così ho deciso di dare un'occhiata al mio guardaroba ancora un'altra volta e ho chiesto anche a mia figlia di togliere i vestiti invernali che non mette o che semplicemente non le stanno più. È un buon modo per liberare lo spazio. E se alcuni di questi capi sono ancora in buone condizioni, potrei anche donarli o venderli. In questo modo non solo faccio ordine, ma aiuto anche qualcuno che ne ha bisogno. Vediamo se convinco mio marito a fare anche lui questo lavoretto. Intanto abbiamo individuato questi e li teniamo da parte per decidere dopo.
Alcune donne spendono tantissimo in trucco e profumeria, anche gli uomini. Questa volta darò un'occhiata a quelli che ho. Toglierò quelli finiti, quelli che non uso o sono scaduti. Farò un po' di spazio e lascerò i cosmetici che penso siano imprescindibili per me. Approfitto oggi che ho un po' di tempo e pazienza per fare questo lavoretto rimandato troppo a lungo. Mi rendo conto di quanto siano cambiati i miei gusti e le mie esigenze nel tempo. Ci sono prodotti che ho comprato per impulso e ormai non mi piacciono più. Potete fare così anche con gli smalti, se li avete, pettini o spazzole rovinate, o creme e profumi che ormai siano vuoti. Se siete arrivati fino qui e avete seguito il mio processo di liberazione e organizzazione, ricordate di regalarmi un mi piace e fatemi sapere nei commenti quali sono le cose che avete deciso di eliminare per il vostro Natale. Grazie per aver guardato il video e augurandovi delle belle feste, ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!